Benvenuti nella parte 2 in questo nuovo aggiornamento del gioco c'è uno straturbo sfracascio di roba. Nello scorso video abbiamo parlato delle funzionalità centrali aggiunte nella versione 0.10, cioè gli stati di alterazione. Stavolta vediamo tutte le novità che sono passate in secondo piano, ma che, fidatevi, non saranno meno interessanti. Soprattutto questa novità incredibile che vedremo alla fine, che sarà una rivoluzione nel mondo del gaming. Trovate il video precedente in descrizione, insieme al link alla pagina itch del gioco da cui potete scaricare gratuitamente la demo e dirmi se il gioco sta andando nella direzione giusta o se vi fa vomitare. Vi raccomando di iscrivervi al canale se non volete problemi con la giustizia, lasciare un mi piace e cominciamo! Alcune fra le mosse, sia per i nemici sia per i personaggi, saranno classificate come mosse speciali, vale a dire mosse estremamente potenti e costose che hanno un impatto considerevole sulla battaglia. Il loro funzionamento è molto semplice. Le mosse classificate come speciali faranno apparire, quando usate, un'illustrazione del personaggio a tutto schermo, con qualche effetto sonoro e visivo, e il nome della mossa in basso. Certo, adesso potrebbero sembrare poco impattanti, ma ricordate che a questo saranno aggiunte le effettive animazioni di attacco, con tutti i loro effetti particellari e il 95% di luce di Claudio Bisio. È stata aggiunta una nuova meccanica nel combattimento e la ragione per la quale ho deciso di introdurla è per evitare un caso molto particolare. Fino alla versione precedente, se un personaggio si fosse posizionato alle spalle di un altro, questo sarebbe diventato praticamente inattaccabile dai nemici, che avrebbero sempre attaccato solo il personaggio antistante. Per ovviare a questo problema adesso, il personaggio antistante che riceve l'attacco, visto che non può arretrare, verrà scagliato contro il personaggio alle sue spalle, infliggendo danni anche a quest'ultimo, e questo danno secondario equivale al 25% del danno ricevuto dal personaggio davanti. Che ne pensate? Secondo me è una meccanica interessante che rende il gioco ancora più strategico. Fatemelo sapere nei commenti. Infine, una piccola novità grafica ma che fa la differenza è l'aggiunta, sia per la barra della vita principale sia per la barra rapida, di una sottobarra più scura che scende in ritardo rispetto a quella primaria. In questo modo è possibile visualizzare più facilmente quanta vita è stata sottratta a causa di un attacco. Ed eccoci arrivati alla rivoluzione tecnologica per eccellenza. Un nuovo rinascimento nel mondo videoludico, una novità che sancirà un prima e un dopo nella storia dei videogiochi. Signori e signori femmine, vi presento il cursore. Dovete sapere che tutto il gioco è pensato per poter essere giocato senza l'uso del mouse, quindi solo con tastiera. Tuttavia ho deciso di fare un piccolo compromesso. Adesso sarà possibile usare il cursore solo per uno scopo ben preciso, cioè visualizzare informazioni aggiuntive non essenziali per la partita. Dunque è come se fosse un di più per chi volesse avere sott'occhio ogni statistica del combattimento. Ma a cosa serve? Cosa è stato aggiunto di preciso? La prima cosa è la grafica stessa del cursore, che come vedete è personalizzata. Peraltro il cursore scompare in automatico dopo 2 secondi proprio per non essere d'intralcio. Avvicinando il cursore alla faccia del combattente nella sua barra della vita, si aprirà un pannello a scomparsa che mostra molte delle sue statistiche di combattimento. E faccio anche notare che il nome del personaggio in alto ha il suo colore caratteristico. Naturalmente lo stesso vale anche per i nemici, quindi sì, ora potete sbirciare le statistiche dei nemici. E poi, avvicinando il cursore all'icona degli stati applicati ai combattenti, si aprirà una finestra che mostra l'effetto dello stato, quindi esattamente cosa fa e la durata rimanente. Bene, e con questo, a meno delle correzioni di falle e delle funzionalità veramente minori, era tutto quello che avevo da dire su questa versione 0.10. Adesso però comincerò subito a lavorare alla versione 0.11. Cosa vi piacerebbe vedere nella prossima versione? Avete suggerimenti, idee, proposte? Fatemi sapere tutto nei commenti del video, oppure scrivetelo direttamente in commento nella pagina itch del gioco, il cui link è in descrizione. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale per aiutarmi a portare avanti il progetto e lasciare un bel mi piace al video. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!